Io sono Lara Steffe, vivo nelle Dolomiti della Val di Fassa, quindi in Trentino, e fin da piccola ho avuto la passione per l'arte e al che mi ha portato a studiare all'Istituto d'Arte, poi ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Brera. E dopodiché ho iniziato ad insegnare discipline pittoriche nell'Istituto d'Arte che ho frequentato precedentemente. Mi sono comunque diplomata in discipline pittoriche, ma ho abbandonato quasi subito la pittura per avvicinarmi alla scultura che avevo precedentemente studiato all'Istituto d'Arte. Quindi il mio inizio, diciamo, è stato un po' un mix fra scultura e pittura, dopodiché mi sono concentrata sulla scultura, uso la pittura solitamente come decorazione, insomma, ecco, come finitura delle mie sculture. E ho iniziato appunto poi a partecipare ad eventi artistici sia in Italia che all'estero, ho conosciuto i colleghi di Prologo qua di Gorizia e quindi poi ho iniziato a collaborare con loro e dal 2012 faccio parte dell'associazione con la quale insomma organizziamo eventi e mostre eccetera e anche questo progetto. Allora, il tema è la tradizione del merletto goriziano e questa è stata una curiosità chiaramente che sono dovuta andare a spulciare, a vedere, a documentarmi e ho apprezzato molto questa tematica perché fa parte un po' della mia linea, diciamo, artistica e quindi l'ho accolta ben volentieri. E quindi ho pensato comunque di usare due materiali che potessero appunto stare all'aperto tranquillamente perché io solitamente lavoro in legno più che altro, ogni tanto anche il marmo e il bronzo. In questo caso ho scelto questi due materiali, ma è stata un po' anche una sfida perché la durezza, diciamo, del metallo, del bronzo e del marmo è praticamente si è affiancata ad una tematica che era leggerezza, che era preziosità, erano dettagli, cose molto minuziose, tutte caratteristiche del merletto, no? Quindi per me è stato anche bello questo, mettere insieme le due cose. E un'altra scelta che ho fatto è che ho provato a sfidare questa idea di mettere insieme la tradizione, quindi il passato, con la contemporaneità e il futuro e quindi la tecnologia a quello che era l'arte del fare con le mani. Infatti tutta la parte centrale della mia scultura che rappresenta il vestito e quindi anche i merletti è stata studiata con un programma al computer, è stata progettata in questo senso, tagliata con la macchina a getto d'acqua e quindi ho usato queste nuove tecnologie, insomma, per rappresentare quello che fa parte di una tradizione antica, già dal 1600 a Gorizia ha iniziato a prendere piede, no? Questa tradizione dei merletti e una tradizione che poi si è portata avanti nel corso del tempo. E quindi ecco, proprio per questa connessione fra passato e presente, ma anche di buon auspicio per il futuro, ho scelto di rappresentare questa figura femminile che non è una donna adulta, ma è una ragazzina ed è proprio i ragazzini sono il nostro futuro, no? Quindi ho messo insieme anche questo, no? Un sogno di un buon auspicio, diciamo, per il futuro, per quello che è la tradizione. Bisogna insomma portare avanti la tradizione, quindi c'è stato insomma questo collegamento. Questa mia scultura rappresenta un po' un collegamento fra passato, presente e futuro. E quindi diciamo che può essere un tributo a quello che era il fare arte delle donne e quindi anche un tributo alla donna, delle donne goriziane, che lavoravano insomma in questo modo così delicato. Ecco. Io non so quando è stato il giorno o l'anno in cui ho deciso. Io quel che mi ricordo è che sono nata in una famiglia
dove c'era lo zio che dipingeva, c'era l'altro zio e il cugino che erano musicisti, c'era chi scriveva poesie, quindi ho sempre, diciamo, respirato un po' di aria artistica in casa. E poi mi ricordo che scrivevo sotto il tavolo in casa, mi sdraiavo sulla panca e scrivevo e disegnavo ovunque. E io ho sempre sentito dentro di me questo voler proseguire, andare all'istituto d'arte, andare all'accademia, cioè è sempre stata la mia strada, quello che io avevo di fronte a me, l'ho sempre sentito dentro, quindi non posso dire ho deciso o c'è stato un evento che mi ha fatto decidere, perché l'ho sempre vissuta proprio come una cosa molto normale per me, quella era la mia strada e basta, cioè non c'è stato mai un momento in cui ho pensato di girare l'angolo, era veramente normale e naturale proseguire. Poi sì, magari dopo l'accademia ci sono stati dei momenti un po' di crisi, forse perché ero anche forse troppo full di tutte queste cose, però l'ho sempre sentito dentro e quindi poi le cose arrivano, quando uno ha un'idea, una meta da raggiungere e lavora per questo, sono convinta che piano piano le cose poi arrivano e poi di cosa in cosa si sviluppa un mondo, no? Infatti poi ho conosciuto gente, ho partecipato a degli eventi, a delle mostre sempre di più, ho conosciuto i ragazzi qua di Prologo e quindi le cose si sono anche ampliate con esperienze anche molto belle. Allora, il primo materiale che ho scelto per l'opera è stato il marmo, questo è marmo palissandro che ho lavorato direttamente a mano io personalmente e quindi è stato un materiale che ho vissuto molto più profondamente. Dopodiché ho pensato appunto di dare di associare il bronzo per dare uno stacco, no? Fra la parte centrale che era quella diciamo più collegata alla cultura e quindi ho scelto il bronzo per questo motivo, insomma. Non fosse stato per fuori magari avrei scelto il legno perché io lo lavoro, però il bronzo mi sembrava appunto il materiale più adatto. Ovviamente la lavorazione in questo caso ha avuto bisogno anche di tecnologie e quindi non tutto il processo l'ho potuto fare io personalmente, tipo ho dovuto affidare alle macchine un pezzo di percorso, no? E un'altra esperienza è stata totalmente nuova, questa esperienza molto interessante e la cosa che mi piace quando faccio queste sculture è anche trovare sempre il modo di imparare, no? Di crescere, di non fare sempre cose scontate. Come dicevo prima, mi piace anche mettermi in gioco e quindi questa parte è stata l'esperienza, diciamo, più nuova, affidata anche alla tecnologia. Quindi per quel che riguarda il sentimento, la parte del marmo chiaramente l'ho sentita di più a livello emozionale perché proprio ci ho messo mano solo ed esclusivamente io. Beh, io penso che il primo rimando che può dare la mia opera è proprio quello della curiosità di andare a vedere e approfondire questa tradizione molto importante a Gorizia, quella del merletto, che poi era anche particolare perché era fatto a fusello e non con l'ago, quindi si distingueva dal merletto veneziano. Insomma, c'è tutta una storia molto interessante anche della prima scuola, la scuola di fuori si chiamava, no? Che è nata a Gorizia dove appunto andavano a studiare queste ragazze. Quindi quello che la mia scultura penso rimandi come prima cosa è quella della curiosità, forse lo spero, di andare a rivedere quello che è stata la storia. E poi, come dicevo prima, proprio magari un pensiero, ma perché è stata fatta in questo modo? E quindi il collegamento, ah, questo è fatto un taglio all'acqua o a laser o così, e quindi questo collegamento comunque al contemporaneo.